chiamo Roberto Masciocchi, sono amministratore delegato di Ossicolor, un'azienda che è specializzata nella lavorazione dell'alluminio per l'industria del mobile. I introduce myself. I'm Giovanni Strafellini, full professor at the University of Trento, in particular at the Department of Industrial Engineering, teaching metallurgists, working of metals, production of metals, including steels, aluminum alloys, and so on. This department, I also carry out my research in metallurgy and also in tribology. That is the friction and wear of materials, different mechanical applications, including brake systems. Abbiamo sede a Spolmaggiore in provincia di Trento, in un comune del Parco Domello Brenta. Per questa nostra connotazione geografica siamo particolarmente sensibili al discorso ambientale, quindi i nostri investimenti sono alla ricerca di raggiungere l'obiettivo dello zero waste, dei zero rifiuti. Abbiamo tanti materiali che dobbiamo trattare, dagli imballaggi ricaviamo soprattutto degli sfridi di nylon e cartone. Fortunatamente al giorno d'oggi c'è una tecnologia che consente di pressare questi materiali e rivenderli ad aziende specializzate che le daranno nuova vita. Altri rifiuti che abbiamo in azienda rilevanti sono naturalmente tutti quelli connessi all'alluminio, quindi dalle verghe danneggiate agli sfridi di lavorazione fino ad arrivare ai truccioli che derivano dalla lavorazione meccanica. E tutto viene conferito in fonderia. Esistono ad oggi infatti delle presse che oltre a pressare i truccioli d'alluminio consentono anche di ripulire il trucciolo dall'olio lubrificante che è necessario per le lavorazioni meccaniche, per cui questo materiale conferito in fonderia, oltre ad avere un valore maggiore in quanto depurato dalle sostanze inquinanti, può essere completamente riciclato come l'alluminio. Dalla stessa fonderia poi passa all'estrusione dello stesso gruppo, per cui l'alluminio che noi conferiamo in fonderia diventa poi l'estruso che noi utilizziamo. L'ultimo rifiuto rilevante in azienda sono i fanghi d'alluminio. Questi derivano dal processo di ossidazione anodica e applicando le best practice attualmente presenti sul mercato è possibile ridurne il volume attraverso la filtropressa. È un processo adottato dalla maggior parte delle aziende che usano i depuratori, consente di estrarre l'acqua rendendo il fango sotto forma solida. È un solido apparente in quanto il 70-80% del contenuto del fango è di acqua, per cui la nostra idea è stata quella di procedere a un'essiccazione ulteriore in modo tale da ricavare proprio una polvere di alluminio, portando il contenuto dell'acqua al di sotto del 10%. La difficoltà è stata trovare un macchinario presente sul mercato che consenta di fare questa operazione. Abbiamo deciso di intraprendere un progetto di ricerca che ha coinvolto la Provincia Autonoma di Trento e il Dipartimento di Ingegneria dell'Università di Trento. Grazie alla collaborazione col professor Strafellini abbiamo pensato che questo fango tradotto in polvere potesse essere utilizzato da altri processi produttivi, che è un po' il principio di quella che viene definita la simbiosi industriale. La nostra ricerca si è concentrata nel fornire un ingrediente che potesse essere utilizzato per la produzione delle pastiglie frenanti. Altri possono essere gli end user, ma attualmente il progetto di ricerca che viene definito OssiGreen si concentra proprio nel prendere il fango, trasformarlo da rifiuto in un ingrediente che possa essere utilizzato per le pastiglie dei freni. The OxiGreen project origin due to the knowledge I have with the Ossicolor, that is an important industry here in Trentino. I know this industry. I know the technology that is carried out in Ossicolor, and I know also that there is the will from the owner of Ossicolor, from the management of Ossicolor, to be a green industry. And what is remaining is the waste obtained from the anodic oxidation of aluminum. That is a technology that is used in Ossicolor. So the idea of the project is to have a fully green production, avoiding the disposal of the waste in the landfill and to reuse it in an industrial symbiosis perspective. That is, in the project, we try to transform the aluminum waste into a raw material
for another application, in particular for friction materials, brake industry. The main characteristics of the project are two, I would say. That is, in the first year, we focus on laboratory testing to understand the feasibility, the possibility of the reuse of the aluminum waste produced by Ossicolor for another application. Now, in the second part, second year, but not only, of course, there is the industrial application. So design, development of an industrial system here in Ossicolor for transforming the aluminum waste with a high content of humidity into a powder that can be used for the other applications. In this second part of the project, we are also using this powder to produce real brake systems and to test such a system to check, confirm the suitability of the powder as a raw material for this application. The innovation is mainly related to a very important guiding line coming from the European Union and also from the local government, the Provincia di Trento. That is the industrial symbiosis perspective. So reducing as much as possible the waste material and trying to reuse it in another application. This is a very important topic inside the question of the sustainable development. In order to have a development, industrial development as well, that is sustainable, we need to reduce the waste, we need to reduce the environmental impact of the processes. Dal punto di vista imprenditoriale, questo tipo di soluzione presenta principalmente due vantaggi. Il primo è un vantaggio ambientale, perché è sempre più importante la reputazione che noi abbiamo come aziende, il discorso di impatto ambientale minimo, per cui più rifiuti riusciamo a riutilizzare nel nostro processo o attraverso la simbiosi industriale a farli diventare ingredienti per altri processi, e più siamo virtuosi. E poi c'è un discorso economico, nel senso che l'eliminazione dei trasporti e l'eliminazione dei costi relativi allo smaltimento di questi fanghi in discarica comportano un vantaggio economico. In più c'è la rivendita di questa polvere d'alluminio che anche lei può portare un introito per l'azienda, per cui è un investimento che trova un punto di break-even. Quello che mi soddisfa di più è, oltre al progetto di ricerca, è il fatto di averlo fatto con la Provincia Autonoma di Trento e con la collaborazione dell'università, perché credo molto nella collaborazione dell'azienda con le istituzioni e con i centri di ricerca. Le competenze soprattutto del professor Stravellini e dell'Università di Trento hanno colmato quello che una piccola azienda come la nostra non poteva avere internamente, in quanto la nostra ricerca è molto focalizzata sul prodotto e sul design. Potendo godere invece di questo aiuto dell'Università di Trento, abbiamo avuto accesso a delle analisi di laboratorio che per noi sarebbero state limitanti. Per cui facendo sistema, diciamo, si riesce a essere anche ambiziosi per quanto riguarda i progetti. I'm very satisfied of this research opportunity because of the collaboration of Ossicolor is very exciting for me. Here there is a very nice environment, nice people, equipments to carry out a good research. This is what we need also from the university side to have these collaborations. In addition, I'm very happy that we have this collaboration with an industry of our territory. Okay, university, as you know, we have an international perspective. We try to collaborate with everyone in the world, but to be honest, to have the possibility to collaborate with an industry of my territory, well, this is particularly satisfactory for me.